Perché alla fine è molto semplice, cioè se in questo momento uno di noi cadesse in acqua, noi andremmo a prenderlo. Il fatto che uno abbia la pelle nera, un passaporto diverso, una fede diversa non può essere una giustificazione al fatto che non si fa. Questo è aberrante, veramente aberrante. Abbiamo dei figli di un Dio minore che non sono degni manco di essere considerati persone da salvare. Rescue fatta da persone che facevano tutt'altro. Siamo l'ultima nata delle realtà della flotta umanitaria di soccorso. All'inizio, come potete immaginare, era come dire, un tentativo che ci sembrava folle. Anzi, quasi tutti quelli che abbiamo coinvolto come prima risposta dicevano: ma siete folli? Ma una nave, ma dove? Da Milano, siamo a 150 km, perché è nata lì. La cosa bella è che di fronte al fatto di dire alle persone guarda, lo so, un progetto folle, forse non ce la faremo mai o forse sì, però hai l'occasione di metterci un pezzettino, fare qualcosa contro questa indifferenza, contro questa violazione anche di diritti più fondamentali. Cosa c'è di più fondamentale nella vita? Cioè il diritto fondamentale primo, no? Ecco, questo fatto che queste persone siano considerate scarti dell'umanità è inaccettabile. Da giornalista vedevo le notizie che arrivavano tutti i giorni: la nave affondata, l'imbarcazione riportata in Libia, le cronache drammatiche di quello che succede in Libia, la non risposta dell'Europa, perché dal 2014 non c'è una risposta se non di respingimento, e la pratica illegale per il diritto internazionale e anche per la nostra Costituzione di respingere, di rimandare indietro, in maniera molto surrettizia, perché avviene attraverso la cosiddetta Guardia Costiera libica, che usa imbarcazioni, equipaggiamento, addestramento italiano, quindi adesso anche turco, però prima praticamente solo italiano. Quindi, come dire, un'ipocrisia, una finzione che alla fine si giocava sulla pelle di quei, vi dico, poveri cristi che vedevo nei viaggi africani poi, che è costituita di gente che davvero non si fermerebbe. Quando c'è la decisione di partire non c'è nulla che la fermi, nemmeno il rischio, di cui sono ben consapevoli, di finire in Libia e di passarne di tutti i colori. Però le situazioni di partenza sono tali per cui la persona parte o la famiglia parte. Prima di lasciarsi andare con noi ci studiano tantissimo, perché loro vedono questa nave e non sanno se siamo la Guardia Costiera libica che li riporterà indietro, e di questo fatto loro sono terrorizzati, o se invece... Allora la cosa bella è che quando tu gli dai il tè, gli dai da mangiare, li copri, eccetera, eccetera, piano piano si accorgono che non siamo la Guardia Costiera libica e cominciano a raccontare. L'ultima che mi ha colpito è di questo ragazzo che praticamente ha detto che se fosse stato ancora una volta raccolto dalla Guardia Costiera libica si sarebbe annegato, perché era 5 volte che tentava di scappare e una delle ultime volte gli avevano spaccato le gambe. Infatti aveva i segni. Sì, la prima cosa che vedi sono i segni che hanno sul corpo. Questo è angosciante. È angosciante soprattutto quando sai che il nostro paese finanzia queste persone. Per cui facciamo la giornata della memoria per la Shoah e finanziamo i lager in Libia, dove le persone subiscono le cose più feroci. E questo è alla base del perché noi ci siamo messi in questa vicenda, la vergogna di far parte di una società che si presta a questo servizio, che invece di salvare le persone le allontana e le rinchiude nei lager o le lascia semplicemente morire nel mare. Sappiate che una nave così costa tantissimo, dobbiamo raccogliere continuamente soldi, però quando poi salvi le persone tutto questo
passa in secondo piano, la fatica, le preoccupazioni, la ricerca continua di risorse, eccetera, spariscono nel sorriso di una donna che col suo bambino è approdata su questo ponte e ha finalmente sconfitto la paura di morire, perché questo è.